come vi ho già anticipato negli scorsi video, continuerò a recensire tutte le bambole che ho acquistato e che mi stanno arrivando tratte dal film Barbie The Movie. E oggi siamo qui con il Ken Western e la Barbie sui roller. Avrei preferito recensirli con le coppie giuste, quindi il Ken Western con la Barbie Western e la Barbie Roller con il Ken Roller, ma il Ken Roller non ce l'ho e il Ken Western mi è arrivato solamente ora. Quindi ce lo facciamo andare bene così e iniziamo subito questo video. Eccoli qui in scatola. Come vedete le scatole sono diverse perché la Barbie sui roller è venduta come Playline, quindi molto probabilmente arriverà anche nei negozi di giocattoli, ad esempio Toy Center. Invece il Ken Western ha la scatola più grande perché è considerato linea da collezione. Anche per loro, come per tutte queste bambole, le scatole sono praticamente identiche. In basso troviamo il logo olografico Barbie The Movie, c'è la vetrina grandissima che ci lascia vedere la bambola completamente all'interno e cambiano solamente i bordini che non ci sono nella Playline ma troviamo invece nella Collector, e questa big glitterata che c'è appunto solo nella linea Collector. Anche i lati sono assolutamente identici, cambia solamente la lunghezza della scatola, ma per il resto le cose sono le stesse, identiche. Il retro invece possiamo vedere che è diverso perché sulla scatola di Barbie troviamo una foto di Margot Robbie, invece sulla scatola di Ken troviamo solamente l'immagine della casa di Barbie, perché da quanto ho capito Ryan Gosling non ha concesso i diritti della sua immagine per realizzare questi giocattoli. Sopra c'è sempre ovviamente il logo Barbie The Movie e per il resto le solite informazioni che non ci interessano, quindi passiamo a deboxare. E inizierei a guardarli proprio da Ken, che a vederlo così, ma poi lo guarderemo meglio, ho il dubbio che sia la bambola meglio realizzata da Mattel per tutta questa collezione. Il suo viso è lo stesso, identico che abbiamo già visto nella scorsa recensione, nello scorso Ken. Lo sculpt è esattamente lo stesso, la stampa praticamente anche, occhi azzurri, sopracciglia molto spesse, definite con qualche pelo disegnato, non abbiamo nessun blush, ma troviamo una specie di rossetto nude per definire le labbra. In testa indossa questo cappello texano bianco, completamente bianco, non abbiamo alcun dettaglio stampato sulla plastica, perché in questo caso è realizzato completamente di plastica, ma troviamo questo nastrino di raso qui tutto intorno, completamente bianco. Rimuovendo il cappello possiamo vedere che i suoi capelli ci sono, ma sono un ammasso unico di gel, sono proprio completamente spiaccicati e durissimi, ma in questo caso poco mi interessa perché tanto lui rimarrà sempre con il suo cappello addosso, ma ha un look davvero bellissimo e soprattutto realizzato molto bene. Nella parte superiore vediamo questa giacca, questa camicia, perché ha un tessuto di una camicia ma sembra a tutti gli effetti una giacca, che si apre e si chiude qui davanti tramite dei pezzettini di velcro. Infatti come vedete ci sono dei piccoli pezzettini lungo l'apertura, dove sopra troviamo anche 3 finti bottoni. Lungo le spalle e anche, ragazzi, sul colletto invece troviamo questi ricami con questo nastro bianco perlato e sono veramente ricamati sul tessuto, non sono delle stampe, sono proprio dei ricami. Realizzati anche questi benissimo e anche il suo colletto è fatto davvero benissimo, tutto cucito, impeccabile. Sulle sue spalle vediamo tutte queste frange realizzate con questo cordino bianco che ritroviamo anche nella parte alta della sua schiena, e sono contento che non siano realizzate con un tessuto tagliato ma con dei veri e propri cordini, e queste frange le ritroviamo anche lungo tutta la manica, dove possiamo anche vedere che il polsino è stato completamente cucito. Dalla sua manica fuoriesce questo pezzo di plastica perché il suo corpo è interamente ricoperto da una specie di vestito di plastica per fare in modo che la stoffa nera della giacca non vada a macchiare la plastica del corpo. Infatti se apriamo questa giacca qui davanti vediamo che appunto è tutto ricoperto con questa specie di vestito di plastica, e riusciamo anche meglio a vedere il foulard che indossa al collo, anche questo con un sacco di dettagli ma in questo caso stampati, e la stoffa è fucsia, sicuramente per richiamare il colore della Barbie Western. La sua cintura è di plastica ma è realizzata in un modo impeccabile, è stata fatta passare all'interno di tutti i passanti dei pantaloni. Nella parte davanti c'è questa fibra colorata argentata e anche questo dettaglio argentato, ma soprattutto qui nella parte finale possiamo staccarla e sfilarla proprio come una vera cintura, in modo poi, se vogliamo, anche da poterla togliere per spogliarlo. I suoi pantaloni sono realizzati in un finto jeans completamente nero, oltre ai passanti hanno anche delle vere tasche qui sui lati e delle vere tasche con anche questo dettaglio di questa cucitura anche sul retro. Anche le sue scarpe sono state ricoperte da questa plastica, probabilmente per lo stesso motivo. Questi pantaloni potrebbero macchiare gli stivali. Adesso vado a rimuoverla così riusciamo a vederle. E sono degli stivali texani davvero molto belli, con un sacco di dettagli. Qui davanti vediamo delle pieghe, qui sopra vediamo tutti i dettagli
che appunto dovrebbero avere degli stivali texani, con in più anche tutta la suola colorata di nero. L'ultima cosa che ci tenevo a mostrarvi di questo Ken è come è realizzata nella parte inferiore la sua camicia, perché come vedete ha un elastico che passa proprio in mezzo alle sue gambe e la fa diventare praticamente un body, ma questo serve per fare in modo che la camicia non fuoriesca dai pantaloni. Idea geniale, ovviamente arriva con lo stand semplicissimo nero con l'asta trasparente e con il certificato di autenticità che, come sempre, ci dice: questo certificato garantisce che la tua bambola Barbie è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. Passando invece a Barbie con i roller, devo dirvi che anche lei la trovo davvero molto bella, forse ad oggi è la mia preferita tra tutte quelle uscite. Non perderei tempo per il suo viso, visto che è il solito viso Margot Robbie, occhi azzurri, labbra con un rossetto rosa, sopracciglia definite e le solite cose. E andrei a guardare la sua visiera, perché non è un cappello, è una visiera simile a quella che indossa nel film, anche se nel film manca la parte qui in alto. È stata colorata nella parte superiore con i colori che richiamano il suo costume ed è fissata alla sua testa tramite questo pezzettino di plastica. I suoi capelli sono sempre i classici capelli biondi, la parte frontale è raccolta in questa codina qui in alto. Troviamo due ciocchettine che sono piene di gel ma sono state cucite qui ai lati del suo viso, penso che andrò a scucirle in modo da fargliele scendere un pochino più davanti, un pochino più qui. Per il resto sono completamente sciolti, non sono incasinati, fortunatamente sono abbastanza belli anche appena usciti dalla scatola e le arrivano fino al sedere. Indossa degli orecchini a cerchio verde acido, orecchini che abbiamo già visto 1000 volte su altre bambole, ma è la prima volta che li vedo di questo colore, sono molto semplici ma sono carini. Invece il suo look è composto da due pezzi, perché vediamo che sulle gambe indossa questi pantaloncini fucsia che non sono cuciti assieme al costume ma sono proprio dei pantaloncini messi a parte, quindi volendo potremmo anche lasciarla solamente con il costume. E poi appunto questo costume con tutti questi colori che richiamano i colori della visiera ed esattamente i colori dell'outfit che indossa nel film. Molto semplice, non c'è niente di speciale, removibile tramite del velcro qui sul retro. Sulle braccia invece vediamo queste gomitiere giallo acido che hanno qui davanti la cinghetta per stringerle o allargarle e invece sul retro hanno questa forma sagomata proprio a protezione dei gomiti se mai dovesse cadere. E la stessa cosa la ritroviamo sulle sue ginocchia con le ginocchiere che sono fatte esattamente nello stesso modo, ma proprio con lo stesso stampo, solamente un pochino più grande. Infatti davanti vedete che sono completamente identiche e anche guardandole sul retro abbiamo sempre quella linguetta per poterle stringere o allargare. Nella scatola non li indossava, ma lei arriva con questi roller davvero molto belli, di base gialli, con però i lacci, le ruote e altri dettagli rosa. Qui sul lato troviamo anche la scritta della marca che in teoria ha realizzato questi roller e infatti c'è scritto Impala, marca che ritroviamo anche qui sulla linguetta frontale che è bianca ma con la scritta Impala in verde. Ma la cosa che più mi ha stupito è che queste ruote girano davvero. Sono dei veri roller, quindi questa bambola potrebbe davvero essere, oltre che una collector per noi collezionisti amanti del film, una vera playline con cui giocare. Devo ammettere che questo Ken mi ha davvero molto stupito. In scatola non sembrava così dettagliato. Sì, si vedevano i ricami, ma non potevo vedere ovviamente l'elastico in mezzo alle gambe, non potevo vedere gli stivali, non potevo vedere le tasche e tante altre cose. Quindi davvero confermo che secondo me questa bambola, questo Ken, è la bambola meglio realizzata di tutta questa linea tratta dal film Barbie The Movie ed è davvero molto bello. Sicuramente a fianco alla Barbie Western ci starà benissimo, ma forse la farà anche un pochino sfigurare. Invece la Barbie sui roller non vedo l'ora di poterla abbinare al suo Ken perché è davvero molto bella, anche se semplice, ma con dei dettagli come ad esempio i roller che sinceramente non mi aspettavo e quindi anche lei in parte mi ha stupito. Ma dando i voti a modo nostro, devo dire ragazzi che questo Ken è davvero un triplo wow. Non mi sentite entusiasta solamente per un motivo, il prezzo. Lo sappiamo tutti, queste bambole costano, di conseguenza se questo Ken costasse leggermente meno, il triplo wow sarebbe davvero urlato con il cuore. E invece, per questo motivo e anche perché, come sapete, non amo particolarmente la faccia di questo Ken, il triplo wow se lo merita, perché è fatto bene, ma diciamo senza troppo entusiasmo. Lei invece davvero bellissima, ma non lo so se mi viene da dire wow. Anzi, facciamo così, a lei il voto datelo voi, dicendomi qui sotto nei commenti se secondo voi lei si merita 1, 2 oppure 3 wow.
Scrivetelo qui sotto. Io intanto ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia tornato utile, anche se la coppiata non è proprio giusta. Fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate di queste due bambole. Se il video vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like e iscrivetevi al canale, che è importantissimo. Seguitemi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e quando acquistate qualche bambola fatemelo sapere taggandomi in una storia su Instagram. Io intanto ragazzi, come sempre, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.